Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo questo progettino, è un cappellino facilissimo, lavorato a mezzo punto alto termico o mezza maglia alta termica. È davvero un lavoro molto veloce, con poco filato, poche ore di lavoro, si riesce ad ottenere questo cappellino che è ovviamente unisex, adatto sia a uomo che a donna, però ovviamente è adatto, ovviamente il modello è adattabile anche per bimbo o bimba. Senza aggiungere altro vi lascio all'occorrente e alla spiegazione del progetto. Io, come vedete, ho già fatto la striscia e l'ho fatta con la lana moretta nella variante smeraldo. Vi farò il campione del punto con la stessa lana moretta, però nella variante panna, che andrò a lavorare con un uncinetto numero 5. Dopodiché avrò bisogno di un metro da sarta, delle forbici ed un ago da lana. Per una striscia alta 26 cm vado a montare 42 catenelle. Fatte le 42 catenelle, delle quali 40 saranno per l'altezza della striscia e 2 per voltare. Quindi cosa faccio adesso? Entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto, prendo il filo, entro nella catenella successiva e prendo il filo, dopodiché scarico tutti e tre gli anellini e ho fatto il mio primo punto. Dopo andrò a prendere il filo passando attraverso un'asolina, quindi andremo nell'ultima asolina del gruppo di 2, vedete? Qui ci sono 2 gambette, qui è l'asolina di chiusura, qui ci sono 2 gambette, andiamo nell'ultima, quella più esterna, prendiamo il filo, dopodiché entriamo nella catenella successiva, prendiamo il filo di nuovo e scarichiamo tutte e tre le asoline e di nuovo vado a guardare il mio punto. Qui ho l'asolina di chiusura e poi ho le altre 2, quindi vado a riprendere la mia asola, entro nell'ultima gambetta, proprio prendo il filo, dopodiché entro nella catenella successiva, riprendo il filo e vado a chiudere tutte e tre le asoline e sono così. Entro nell'ultima gambetta, prendo il filo, entro nella catenella successiva e faccio il mio mezzo punto alto. Questo è il mezzo punto alto termico o collegato. Rientro nell'ultima asolina del punto che ho appena fatto, quella più esterna, prendo il filo, dopodiché entro nella catenella successiva e vado a chiudere le 3 asole. Entro nell'ultima asolina del punto che ho appena fatto, prendo il filo e ho 2 asoline sull'uncinetto, entro nella catenella, prendo un'altra volta il filo, esco, riprendo il filo e chiudo tutte e 3. Praticamente è un mezzo punto alto, anziché lavorarlo in questa maniera, cioè prendere il filo e lavorare il mezzo punto alto, lo faremo collegato, quindi entriamo nell'asolina del punto che abbiamo appena fatto, nell'ultima asolina, quella più esterna, che la vediamo bene perché proprio questa qui è una barretta perpendicolare alla catenella, quindi si vede bene. Andiamo a prendere questa, prendo il filo, entro nella catenella successiva e faccio il mio mezzo punto alto.
rientro nell'asolina, entro nella catenella successiva, faccio il punto alto, rientro nell'ultima asolina utile, prendo il filo, entro nella catenella successiva, riprendo il filo e dopodiché vado a chiudere tutto insieme. Il punto da fare è semplicemente questo e andremo avanti a lavorare le catenelle tutte in questa maniera. Dopodiché vedremo come girare il lavoro, poi il lavoro sarà sempre lo stesso. Sono arrivata alla fine della riga, ora dobbiamo ricominciare l'altra, quindi come faccio? Salgo con 2 catenelle, giro il lavoro, entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto, prendo il filo e mi ritrovo con 2 asoline, dopodiché vado a prendere la costa dietro del mezzo punto della riga successiva, quindi noi andiamo a vedere il punto, solitamente noi entreremmo qui e prendiamo tutte e 2 le asoline il punto intero, in questo caso entriamo solo nella costa dietro, prendo il filo e chiudo, dopodiché faccio lo stesso lavoro che ho fatto nella riga precedente, entro nell'ultima asolina, prendo il mio filo, mi sposto nel punto successivo, entro al centro e prendo solo la costa dietro, prendo il filo e vado a chiudere le mie 3 asole tutte insieme. Riparto, entro nell'ultima asolina del punto che ho appena fatto, prendo il filo e lo porto fuori. Entro al centro del punto guardandolo dall'alto, prendo la costa dietro, prendo il filo e lo porto fuori, riprendo il filo e scarico tutte e 3 le asoline. Dopodiché entro nell'ultima asolina disponibile dell'ultimo punto che abbiamo lavorato, prendo il filo, lo estraggo, guardo il punto dall'alto, entro nella costa dietro, ne prendo solo una, quella dietro, prendo il filo ed esco, dopodiché riprendo il filo e chiudo tutte e 3. Riparto, ultima costina, entro, prendo il filo, punto visto dall'alto, entro al centro, prendo solo la costina dietro, prendo il filo, lo estraggo, prendo il filo, scarico tutte e 3, di nuovo, ultima costina, prendo il filo, punto dall'alto, entro nel centro, prendo solo la costa dietro, prendo il filo e chiudo. Il lavoro da fare è tutto questo. Con questo punto avremo una lavorazione morbida, ma nello stesso tempo compatta, quindi il nostro cappellino non si deformerà più di tanto, resterà sempre bello elastico e aderente. E tra l'altro molto ma molto caldo perché è un punto bello chiuso e di conseguenza caldo. Io sto andando avanti a lavorare, quando arrivo alla fine della riga vedremo un'altra volta come voltare e vedremo un'altra volta come voltare. Ci vediamo quando ho finito la riga. Sono quasi arrivata alla fine della riga, quindi questo è il penultimo punto e vado a lavorare l'ultimo. Quindi prendo la mia ultima costina, prendo il filo, entro nell'ultimo punto che ho a disposizione. Teniamo presente che le 2 catenelle iniziali non le contiamo come punto, servono solo per voltare. Quindi finito il giro, salgo con le 2 catenelle che, ribadisco, non contiamo come punto, entriamo nella seconda partendo dall'uncinetto e prendiamo il filo. Dopodiché entriamo nel punto prendendo la costa dietro e ripartiamo col nostro lavoro.
e andiamo avanti a lavorare finché non abbiamo raggiunto la misura che ci interessa, quindi la circonferenza dalla quale andremo a togliere un 10-15%, cioè ad esempio se mi serve 55 di circonferenza, quindi se ho un 55 di circonferenza andrò avanti a lavorare fino a circa 50 centimetri più o meno. Poi in ogni caso lo provate. Se è troppo stretto aggiungete, una volta provate sulla testa e vi risulta troppo forzato, lavorate una riga o due in più, e se invece vi risulta a largo non farete altro che disfare. Se invece risulta troppo morbido, magari ecco, dovrete disfare qualcosina. È semplicissimo. Quindi questo poi lo andrò avanti a lavorare in un secondo tempo. Ora riprendo quello smeraldo che andremo a misurare a fronte dei 50 centimetri che mi servono. Qui ho 44 e per me va bene. Quindi cosa faccio? Vado a riprendere l'uncinetto, vado a riprendere a fare la cucitura con un punto bassissimo, quindi salgo con una catenella, vado a prendere una parte del pannello, qui ho il punto e entro sempre nella costa dietro. Questo filo qua lo andrò a nascondere in un secondo tempo, quindi lo lascio perdere, chiudo con un punto bassissimo, entro nel punto successivo da un lato, nell'altro lato sempre la costa dietro e faccio il mio punto bassissimo. Entro nel punto successivo, da una parte qui ho i punti, prendo sempre la costa dietro e faccio il mio punto bassissimo. Punto dopo, costa dietro, punto bassissimo. Punto dopo, costina dietro, punto bassissimo, e vado avanti a cucire per tutta la linea. Ci vedremo per vedere poi come andare a chiudere la sommità del cappello. Ho finito di chiudere con i punti bassissimi, faccio una catenella di sicurezza, vado a tagliare un pezzo di filo che mi consenta di cucire questo pezzetto. Tiro il filo, prendo l'ago e con un punto filza vado a prendere tutti i nostri punti. Faccio attenzione a prenderli tutti e non lasciare troppo spazio tra un punto e l'altro. Una volta arrivata alla fine tiro bene e ripasso ancora i punti.
Dopodiché, quando ho fatto un secondo giro, appunto, il secondo giro serve per sicurezza, vado a chiudere passando da un lato all'altro del foro che si è formato. In questo modo lo andremo a chiudere del tutto. Non vedi che lo stacco taglia, eh? Finito di ripassare, quando vedete che è ben chiuso, andiamo a fissare il filo facendo qualche punto asola, e dopodiché andremo a nascondere il filo che avanza tra i punti. Il cappellino si presenta così ed è veramente tanto semplice, sicuramente un cappellino unisex adatto sia a uomo che donna. La misura che ho fatto io è una misura da ragazzino, e per questa misura ho consumato un gomitolo secco 50 grammi di lana moretta. Adesso non rimane altro che andare a vedere il nostro cappellino sulla testina. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più, e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.